Ciao a tutti cari amici del Toro, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche e emotive per la seconda metà di marzo. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se volete avere un messaggio più completo potete ascoltare il vostro ascendente e il vostro segno lunare e in descrizione, oltre alla mia email, trovate anche il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Bene. Mostrami tendenze energetiche affettive per il Toro per la seconda parte di marzo e 2022. Ok, abbiamo il diavolo, cari amici del Toro. Si parla di un qualche tipo di tossicità o di un qualche tipo di, se vogliamo, gabbia, potrebbe anche essere una gabbia interiore per capirci, o comunque fa riferimento a un qualche tipo di cattiva abitudine, qualche tipo di dipendenza magari per qualcuno, o potrebbe anche rappresentare quello che è una sorta di schiavitù proprio. Andiamo a vedere gli angeli del cuore che cosa vi dicono in apertura. Allora, abbiamo: tieni la mente aperta, la tua anima gemella potrebbe essere diversa dal tipo di persona che ti aspetti o che frequenti di solito. Mi verrebbe quasi da dire che probabilmente questa persona non è la persona che voi pensiate essere la vostra anima gemella. Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo queste carte qui per voi. Perché il diavolo comunque parla anche alle volte di quello che sono energie come rabbia, come paura, parla di quelle che sono in realtà un po', le energie dense, okay? Bene, andiamo a vedere con i tarocchi perché abbiamo questo diavolo. Allora, si parte con un 7 di pentacoli al contrario e qui potrebbe essere che qualcuno, diciamo, si sia un attimino stufato di stare in qualche tipo di situazione un po' fermo, un po' statica, diciamo. Poi abbiamo un 9 di coppe, la regina di spade, l'asso di denari, il sole, l'8 di bastoni. Allora, con il 9 di coppe quello che sento è che è come se molti di voi stessero in una situazione, in una zona di comfort, diciamo, quello che sento io, no? C'è questa sorta di sono poi uscite una regina di coppe e un 8 di spade. Ripeto, è come se ci fosse quello che è una zona di comfort per voi, della quale da un lato vi siete stufati, però dall'altro state bene lì così perché probabilmente non avete voglia di o non avete voglia o non potete, perché ricordiamoci che comunque c'era il diavolo che parla di qualche sorta di schiavitù o energia bloccata, no, probabilmente a molti di voi manca quello che è una reale, determinazione, quello che è una chiarezza mentale probabilmente. E tutto questo fa sì che non ci sia quel nuovo inizio di cui mi parla l'asso di pentacoli. È come se ci fosse questo switch, diciamo così, questo cambio che ancora non viene fatto. Non si sta prendendo, diciamo, un qualche tipo di, decisione o azione concreta per far sì che ci sia questo nuovo inizio. La seconda parte della lettura è molto interessante perché comunque abbiamo quello che è, la carta del sole, che è una carta di abbondanza, è una carta di protezione, è una carta di crescita, è una carta di espansione, ma potrebbe anche fare riferimento a quelli che sono i figli, quindi magari quello che intende il diavolo per qualcuno, è proprio questo, diciamo, legame o questa impossibilità, insomma, di muoversi un po' come voi vorreste, perché magari per qualcuno c'è la presenza di un figlio da tenere in considerazione. L'8 di bastoni è una bellissima energia, veloce, parla comunque di quello che sono le comunicazioni. Per qualcuno mi parlano di pubblicità, non so perché. Magari fa riferimento al fatto che dovete farvi conoscere meglio, no,
da una persona, anche soprattutto se considerata questa carta teniamo, presente che appunto bisogna tenere la mente aperta, a tutti, nel senso che l'anima gemella non sempre è la persona che uno si aspetta, magari è molto lontana dalle proprie aspettative. La regina di coppe mi parla di quello che potrebbe essere una persona che entra nella vostra vita, potrebbe essere una persona magari amica con la quale parlate o potrebbe rappresentare la vostra energia, ehm, completamente, diciamo così, connessa con quello che è il vostro lato emotivo, con quello che, è il vostro lato intimo, se vogliamo anche un po', no, quindi per certi versi vedo mhmm, questo, come vi posso dire, mare di emozioni, se vogliamo, no, che portano anche a loro volta quello che è un 8 di spade, cioè una sorta di pensiero, tossico, di pensiero autoboicottante, e mi richiama un pochettino l'energia del diavolo. Okay, allora andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo questo 7 di pentacoli al contrario, vediamo cosa ci raccontano. Okay, abbiamo un 8 di scusate, un 8 di coppe, un 10 di coppe e un'imperatrice al contrario. Dunque, sento che il 7 di pentacoli, come vi dicevo prima, fa riferimento a quello che, è una sorta di impazienza, se vogliamo. C'è qualcuno che ha voglia di cambiare, non è più disposto a stare ad aspettare, se per certi versi. C'è voglia di, andare per la propria strada, c'è voglia di, andare a cercare quel vuoto che si sente, no, c'è voglia di cercare quello che è un appagamento emotivo. Qui avete un 9 di coppe, qui avete un 10 di coppe. Però in questo momento, avendo l'imperatrice al contrario, quello che sento è che non c'è un, come vi posso dire, una reale stabilità in questo senso. Cioè, è come se da il 9 di coppe parla di appagamento emotivo, parla di quello che è un sogno compiuto anche per certi versi, no, ma alle volte parla anche di quello che è il rimanere seduti nella propria zona di comfort, semplicemente godendosi quello che si ha senza andare troppo oltre, no, ed è un po' la sensazione che ho, in questo senso, cioè c'è il bisogno di andare per cercare quel vuoto che c'è, ma in realtà si sta lì fermi perché non ci si sente in un pieno potere, diciamo così, di potersi muovere. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Abbiamo un 6 di bastoni al contrario e la ruota della fortuna, quindi va bene. Sì, diciamo. Allora, non ci si sente pienamente soddisfatti, come vi dicevo appunto prima, può essere che per qualcuno rappresenti la zona di comfort, la realtà che si sta vivendo, che, in realtà può anche essere qualche cosa che ci appaga, ma lo fa fino a un certo punto. C'è sempre quel vuoto di cui mi parla l'8 di coppe. E per certi versi questo è un po', diciamo così, che vi fa sentire non proprio arrivati, non proprio soddisfatti, okay, ma abbiamo la ruota della fortuna. La ruota della fortuna fa riferimento ad alcuni tipi di cambi che potrebbero avvenire, che potrebbero esserci o magari che ci sono già stati, e probabilmente, può essere che per qualcuno mi dicono che si è passati al livello successivo, ma ci vuole un attimo per adattarsi a quello che è il cambio, okay, a quello che è questo movimento. Bene, andiamo a vedere la regina di spade per piacere e grazie, spiegata da un 5 di pentacoli, vediamo che altro. Sono cascate un sacco di carte, le recupero un attimo. Allora, vedo qua una temperanza. No, scusate, il giudizio. 6 di coppe, 7 di coppe, 4 di pentacoli e un'altra volta al sole. È come se qui ci fosse qualcuno che ha bisogno di, guarire certe ferite del passato. È come se, fosse stato promesso qualche cosa, è come se fosse stato, mhmm, per qualcuno mi parlano di ultimatum,
come se o vi foste, imposti o aveste imposto un ultimatum, o magari qualcun altro che l'ha imposto a voi. Però ecco, c'è questa sorta di il 5 di denari fa riferimento a un qualche tipo di perdita, okay, un qualche tipo di perdita, per qualcuno mi parlano di mamma, quindi potrebbe essere che qualcuno abbia perso la mamma, e che questo a livello emotivo insomma sia abbia lasciato un certo vuoto, mh. Per altri invece fa riferimento a quello che appunto, come dicevo prima, è la delusione, il fatto che, si sia preso quello che uno o si stia prendendo, una nuova consapevolezza inerente a tutta questa situazione. Il 6 comunque di coppe mi parla di quello che è una sorta di nostalgia, se vogliamo, del passato, o una sorta di nostalgia, visto che è affiancato dal 7 di coppe, di quello che eran le illusioni, di quello che erano magari le idee che si erano, diciamo così, valutate o ponderato in passato, e comunque vedo che c'è da parte vostra una sorta di attaccamento a quello che è quel tipo di promessa, okay. Di nuovo ho la carta del sole, per qualcuno fa riferimento a dei figli, andiamo a vedere l'asso di denari per piacere, grazie. Abbiamo il 2 di spade e il re di spade. Allora, sicuramente, questo nuovo inizio, diciamo così, non si dà perché sono presenti in voi ancora i dubbi, ma infatti è quello che vi dicevo un po' qua, avete bisogno ancora di fare chiarezza mentale o comunque è quello che state facendo in questo momento, quindi probabilmente questo passo non si fa per quello. È uscito il re di spade, qui avete la regina di spade, quindi per qualcuno si può parlare di quello che è una coppia di tipo divino, però è un inizio è quell'inizio concreto, se vogliamo, che non si dà. Ci sono ancora tanti dubbi, ci sono ancora tante domande, tante cose, che magari non sono state rivelate, okay? Andiamo a vedere il sole per piacere, grazie. Abbiamo la temperanza, l'ho nominata prima, e il mago. Io sento che avete la capacità di espandervi in questa situazione o in questa relazione, però dovete, ecco, andare un po' oltre i dubbi, dovete cercare quello che è l'equilibrio di cui vi parla la temperanza. Però sia la temperanza che il 7 di, denari sono 2 carte che parlano di attesa, che parlano di pazienza. Quindi per qualcuno davvero è veramente forte il riferimento ai figli, eh. Comunque stavo dicendo che la carta del sole è spiegata appunto dalla temperanza e dal mago. Ci vuole un certo tipo di equilibrio, diciamo così, in quello che manifestate, in quello che volete realizzare, perché comunque, con la pazienza e la costanza, mi verrebbe da dire, si arriva al risultato del sole. Il sole è sempre comunque una carta che parla di riuscita, che parla di prosperità, che parla di crescita, okay? Andiamo a vedere, l'otto di grazie. L'otto di bastoni è spiegato da un 7 di bastoni e da un 8 di spade. 8 di spade di nuovo. Ehm, sì, avete bisogno, io sento questo bisogno di chiarezza mentale molto forte. Ma perché? Perché fondamentalmente ci sono le persone esterne che vi stanno comunque, condizionando, vi stanno dicendo la loro, vi stanno facendo venire magari quei dubbi, che senza, l'influsso di queste persone esterne magari voi non avreste. Possono essere persone esterne o possono anche essere, tipo delle credenze limitanti, cioè un qualche tipo di condizionamento che non è, realmente, ecco, il diavolo parla anche di quello, parla anche dei condizionamenti mentali. Quindi sento che c'è qualche tipo di condizionamento che comunque non è vostro e che potrebbe in qualche modo, ehm, pregiudicarvi, no, perché comunque poi anche la fine della stesa finisce con un 8 di spade, parla di quelli che sono i pensieri un po' tossici. C'è anche la giustizia parla di un qualche cosa che o che va tagliato, e anche la regina di spade parla di qualche cosa che va tagliato, perché la regina di spade è una di quelle energie che
sa come ottenere quello che vuole, non si fa scrupoli a lasciare indietro quello che non serve più. È un po' fondamentalmente l'energia, no, di questa carta. E poi qui avendo anche la giustizia la risento un po'. Andiamo a vedere la regina di coppe per piacere, grazie. Abbiamo un 6 di spade e un 10 di spade al contrario. Sì, c'è bisogno allora se qui faceva riferimento alla questione della mamma, come ho detto prima, c'è bisogno di lasciarsi indietro alcuni tipi di sofferenze. C'è bisogno di lasciarsi indietro c'è anche un cavaliere di coppe, quindi per qualcuno fa riferimento magari a un tipo di relazione romantica, un qualche tipo di offerta che magari si sta aspettando, che magari non è arrivata, che magari si ha bisogno di lasciarsi indietro, senza attaccarsi proprio a quella cosa lì che non è stata detta o che è stata detta. Per qualcun altro fa riferimento, ehm, a qualche connessione con quello che è la mamma. Può essere la mentalità, se vogliamo, materna, può essere un qualche tipo di torto che la mamma ha fatto, un qualche tipo di sofferenza. Diversamente se fosse solo una stesa per esempio romantica, ehm, potrebbe far riferimento proprio a quello che è la persona di interesse, appunto come dicevo prima, e la sofferenza con i 10 di spade al contrario, il bisogno di lasciarsi indietro questa sofferenza, okay? Andiamo a vedere l'8 di spade. È come se qualcuno non credesse che questo potesse essere possibile. E infatti guardate, tieni la mente aperta. È come se qui ci fosse qualcuno che non creda possibile questa nuova magari relazione. Allora, l'otto di spade è spiegato da un 8 di pentacoli e dall'eremita. Qui fa riferimento a un qualche tipo di lavoro spirituale, a un qualche tipo di lavoro di scavo, se vogliamo, che dovreste fare all'interno di voi. Per qualcuno fa riferimento al valutare se il lavoro che fate è realmente quello che vi dà, soddisfazione, se il lavoro che state facendo, di qualsiasi lavoro stiamo parlando, è, il lavoro che veramente vi appaga dentro. Per qualcun altro, fa riferimento al fatto che ci sia il bisogno di fare questo lavoro di tipo interiore per riuscire a buttare giù quelli che sono questi pensieri tossici, autoboicottanti, che fondamentalmente non servono, fondamentalmente non cioè sono solo pensieri che vi tirano indietro, diciamo così, okay? Andiamo a vedere un altro messaggio da parte di questi oracoli, vediamo che cosa vi consigliano. Comunque ecco, diciamo che se siete da soli, potrebbe essere che entri qualcuno nella vostra vita, ma non nell'immediato, lo vedo un po' più in là, e comunque tenete presente che vi hanno detto di tenere la mente aperta, quindi non focalizzatevi cioè non cogliete i segni solo da parte delle persone magari che rientrano nei vostri canoni, perché comunque la vostra anima gemella potrebbe essere una persona diversa dal tipo di persona che voi vi state aspettando o che voi vi immaginiate o che voi volete, ecco. Quindi, ehm se foste in una relazione, quello che sento è che c'è un qualche cosa che deve cambiare, come se steste cercando la forza di cambiare qualche cosa, ma per qualche motivo siete in questa zona di comfort, anche se magari siete diventati, diciamo così, un po' insofferenti, ma i dubbi sono così tanti che non vi permettono di fare quello che è un'azione di tipo concreto. Anche se poi un qualche tipo di comunicazione c'è un qualche tipo di presa di consapevolezza, okay? La giustizia parla anche delle cose che possono venire scoperte, delle cose che vengono alla luce, a galla, okay, quindi potrebbe essere che questa comunicazione marchi quello che è, il prima e il dopo di un qualche tipo di situazione. Allora, le altre carte che sono uscite è fotografia, quindi, dicono: "Guarda le tue foto, mi manchi." Nostalgia e creare nuove memorie. Quindi qui fa riferimento a un qualche situazione del passato e comunque avevamo un 6 di coppe, avevamo un giudizio, quindi qui sento fortemente che c'è la necessità di lasciarsi indietro qualche situazione o qualche illusione del passato, qualche tipo di attaccamento, okay? E l'altra carta è la carta della bara,
che parla di quello che è una situazione che ormai è giunta alla fine. Parla di nuovi inizi, perché ogni tipo di fine, parla di è un po' l'arcano della morte, okay, io la vedo un po' così questa carta qua. Parla anche di crescita, parla anche di cambi, parla di liberazioni e di transizioni. Manca solo l'arcano della morte, ve lo indicherei con quello, però vabbè, può anche essere indicato come l'eremita, un qualche tipo di trasformazione comunque, Bene cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio tanto per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.